Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Ezequa Milan Italia SRL, ultimo aggiornamento, 4 gennaio 2022. Cos'è Ezequa? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ezequa durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Ezequa? Ezequa è un farmaco a base del principio attivo duloxetina cloridrato, appartenente alla categoria degli antidepressivi e nello specifico altri antidepressivi. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Ezequa può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Ezequa 30 mg 28 capsule rigide gastroresistenti. Ezequa 30 mg 7 capsule rigide gastroresistenti. Ezequa 60 mg 28 capsule rigide gastroresistenti. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Milan SPA. Concessionario: Milan Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: duloxetina cloridrato. Gruppo terapeutico: antidepressivi. Forma farmaceutica: capsula gastroresistente. Indicazioni: trattamento del disturbo depressivo maggiore, trattamento del dolore neuropatico diabetico periferico, trattamento del disturbo d'ansia generalizzato. Ezequa è indicato negli adulti. Per ulteriori informazioni vedere paragrafo 5.1. Posologia. Posologia. Disturbo depressivo maggiore. La dose di partenza e di mantenimento raccomandato a 60 mg una volta al giorno indipendentemente dall'assunzione di cibo. Dosi superiori a 60 mg una volta al giorno, fino ad una dose massima di 120 mg al giorno, sono stati valutati in studi clinici dal punto di vista della sicurezza. Tuttavia, non c'è evidenza clinica che suggerisca che i pazienti che non rispondono alla dose iniziale raccomandato possano beneficiare di ulteriori innalzamenti della dose. La risposta terapeutica si osserva abitualmente dopo 2-4 settimane di trattamento. Dopo consolidamento della risposta antidepressiva, si raccomanda di continuare il trattamento per diversi mesi, al fine di evitare la ricaduta. Nei pazienti con una storia di ripetuti episodi di depressione maggiore e che rispondono alla duloxetina, può essere preso in considerazione un ulteriore trattamento a lungo termine con dosi da 60 a 120 mg al giorno. Disturbo d'ansia generalizzato. La dose di partenza raccomandato nei pazienti con disturbo d'ansia generalizzato a 30 mg una volta al giorno indipendentemente dall'assunzione di cibo. Nei pazienti che presentano una risposta insufficiente la dose deve essere aumentata a 60 mg, che è la dose di mantenimento abituale nella maggior parte dei pazienti. Nei pazienti con comorbilità per il disturbo depressivo maggiore, la dose di partenza e di mantenimento a 60 mg una volta al giorno, vedere anche le raccomandazioni sulla dose sopra riportate. Negli studi clinici, dosi fino a 120 mg al giorno hanno dimostrato di essere efficaci e sono stati valutati da un punto di vista della sicurezza. Nei pazienti con insufficiente risposta a 60 mg, possono pertanto essere considerati aumenti fino a 90 mg o 120 mg. Un aumento della dose deve essere effettuata in base alla risposta clinica e alla tollerabilità. Dopo il consolidamento della risposta, si raccomanda di continuare il trattamento per diversi mesi, al fine di evitare una ricaduta. Dolore neuropatico diabetico periferico. La dose di partenza e di mantenimento raccomandato a 60 mg al giorno indipendentemente dall'assunzione di cibo. Dosi superiori a 60 mg una volta al giorno, fino ad una dose massima di 120 mg al giorno somministrata in dosi frazionate in parti uguali, sono stati valutati in studi clinici dal punto di vista della sicurezza. La concentrazione plasmatica di duloxetina mostra un'ampia variabilità interindividuale, vedere paragrafo 5.2, pertanto, pazienti che non rispondono sufficientemente a 60 mg possono trarre beneficio con una dose più elevata. La risposta al trattamento deve essere valutata dopo 2 mesi. Dopo questo periodo di tempo, nei pazienti con risposta iniziale inadeguata è improbabile una risposta tardiva. Il beneficio terapeutico deve essere rivalutato regolarmente, almeno ogni 3 mesi, vedere paragrafo 5.1. Popolazioni speciali. Pazienti anziani. Nei pazienti anziani non ha raccomandato un aggiustamento delle dose solamente in base all'età.
Tuttavia, come con qualsiasi medicinale, deve essere osservata cautela nel trattamento dei pazienti anziani, specialmente nel disturbo depressivo maggiore o nel disturbo d'ansia generalizzato con Ezequa 120 mg al giorno, per il quale i dati sono limitati, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Alterazione della funzionalità epatica. Ezequa non deve essere usato nei pazienti con epatopatia con alterazione della funzionalità epatica, vedere paragrafi 4, 3 e 5, 2. Alterazione della funzionalità renale. Nei pazienti con lieve o moderata alterazione della funzionalità renale, clearance della creatinina da 30 a 80 ml/min, non ha necessario un aggiustamento della dose. Ezequa non deve essere usato nei pazienti con alterazione grave della funzionalità renale, clearance della creatinina. 30 ml/min. Vedere paragrafo 4, 3. Popolazione pediatrica. Duloxetina non deve essere usato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni per il trattamento del disturbo depressivo maggiore a causa di problemi di sicurezza ed efficacia, vedere paragrafi 4, 4, 4, 8 e 5, 1. La sicurezza e l'efficacia di duloxetina per il trattamento del disturbo d'ansia generalizzato nei pazienti pediatrici di età compresa tra 7 e 17 anni non sono state stabilite. I dati attualmente disponibili sono descritti ai paragrafi 4, 8, 5, 1 e 5, 2. La sicurezza e l'efficacia di duloxetina nel trattamento del dolore neuropatico diabetico periferico non è stata studiata. Non ci sono dati disponibili. Sospensione del trattamento. La sospensione brusca deve essere evitata. Quando si interrompe il trattamento con Ezequa la dose deve essere gradualmente ridotta in un periodo di almeno 1-2 settimane allo scopo di ridurre il rischio di comparsa di reazioni da sospensione, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Se a seguito della riduzione della dose o della sospensione del trattamento si presentino sintomi intollerabili, ha da tenere in considerazione la possibilità di riprendere il trattamento con la dose precedentemente prescritta. Successivamente, il medico può decidere di continuare a ridurre la dose in maniera più graduale. Modo di somministrazione per uso orale. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. L'uso contemporaneo di Ezequa con gli inibitori della monoaminoossidasi, IMAO, non selettivi ed irreversibili è controindicato, vedere paragrafo 4, 5. Epatopatia con compromissione epatica, vedere paragrafo 5, 2. Ezequa non deve essere usato in associazione con fluvoxamina, ciprofloxacina o enoxacina, potenti inibitori del CYP1A2, poiché a copyright tale associazione determina concentrazioni plasmatiche elevate di duloxetina, vedere paragrafo 4, 5. Alterazione grave della funzionalità renale, clearance della creatinina. 30 ml/min, vedere paragrafo 4, 4. L'inizio del trattamento con Ezequa è controindicato nei pazienti con ipertensione non controllata, perché copyright può esporre i pazienti ad un potenziale rischio di crisi ipertensiva, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Mania e convulsioni. Ezequa deve essere usato con cautela nei pazienti con una storia di mania o una diagnosi di disturbo bipolare o convulsioni. Midriasi. In associazione con duloxetina A, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Inibitori della monoaminoossidasi. A causa del rischio di comparsa della sindrome serotoninergica, duloxetina non deve essere usata in associazione con gli IMAO non selettivi ed irreversibili, o almeno entro, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Ezequa insieme ad altri farmaci come Eurosbrufecoda Euro, Euroscodamola Euro, Euro-SCO e Feralgana Euro, Euroscontramol, capsula, compressa a rilascio modificato, gocce, soluzione, uso interno, a Euro, Euroscontramol, compressa a rilascio modificato a Euro, Euroscontramol, gocce a Euro, Eurosdeparox 33,1 mg/ml Euro, Eurosdeparox, compressa rivestita a Euro, Eurosdextradol, compresse rivestite a Euro, Eurosdextradol, granulato a Euro, Eurosdropaxina a Euro, Eurosdomirox, compressa rivestita a Euro, Euroseutimil, compressa rivestita a Euro, Euroseutimil, sospensione a Euro, Eurosfevarin, compressa rivestita a Euro, Eurosfluoxirena a Euro, Eurosfluoxetina accorda a Euro, Eurosfluoxetina almusa a Euro, Eurosfluoxetina doc generica a Euro, Eurosfluoxetina ega a Euro, Eurosfluoxetina eurogenerica a
euro, Aeros-fluoxetina vidia euro, Aeros-fluoxetina generics a euro, Aeros-fluoxetina Milan generics a euro, Aeros-fluoxetina Rachiofarma euro, Aeros-fluoxetina Sandoz Gba euro, Aeros-fluvoxamina ega euro, Aeros-fortradol, capsula, compressa a rilascio modificato, gocce, soluzione, uso interno, a euro, Aeros-fortradol, compressa a rilascio modificato a euro, Aeros-Shederix Plan, gocce a euro, Aeros-Shederix Plan, supposta a euro, Aeros-Chessara euro, Aeros-Colibri a euro, Aeros-Lenizac, compresse rivestite a euro, Aeros-Lenizac, granulato a euro, Aeros-Linezolida Accord Healthcare a euro, Aeros-Linezolida Accord a euro, Aeros-Linezolida Aurobindo Italia a euro, Aeros-Linezolida Aurobindo a euro, Aeros-Linezolid Cavia a euro, Aeros-Linezolid Crcad.d.euro, Aeros-Linezolid Crca a euro, Aeros-Linezolid Milan Pharma a euro, Aeros-Linezolid Teva a euro, Aeros-Maveral, compressa rivestita a euro, Aeros-metilchioninio cloruro bioindustrial.i.m. euro, Aeros-metilchioninio cloruro Prove 2 a euro, Aeros-metilchioninio cloruro Salfa a euro, Aeros-Nervaxon a euro, Aeros-Novadex a euro, Aeros-Nomafena a euro, Aeros-paracetamolo più codeina altera a euro, Aeros-paroxetina Almusa a euro, Aeros-paroxetina Aurobindo a euro, Aeros-paroxetina Doc Generic a euro, Aeros-paroxetina Ega a euro, Aeros-paroxetina Excel a euro, Aeros-paroxetina Milan Generics a euro, Aeros-paroxetina Pensa a euro, Aeros-paroxetina Rachiofarma a euro, Aeros-paroxetina Suna a euro, Aeros-paroxetina Zentiva a euro, Aeros-patrola a euro, Aeros-profelix a euro, Aeros-prontalgin, capsula a euro, Aeros-prontalgin, compressa effervescente a euro, Aeros-prozac a euro, Aeros-erestilla a euro, Aeros-ereopina a euro, Aeros-eroxat, compressa rivestita a euro, Aeros-eroxat, sospensione a euro, Aerostilidene a euro, Aerostachidola a euro, Aerostamoxine a euro, Aerostamoxifene ega a euro, Aerostamoxifene Rachiofarma a euro, Aerostradoguta a euro, Aerostradonal SR a euro, Aerostraflash a euro, Aerostralodie, capsula a rilascio modificato a euro, Aerostramadolo Abc a euro, Aerostramadolo ega a euro, Aerostramadolo e paracetamolo Aristo a euro, Eurostramadolo e paracetamolo Aurobindo a euro, Aerostramadolo e paracetamolo ega a euro, Aerostramadolo e paracetamolo Crca a euro, Aerostramadolo HCl Sandoza a euro, Aerostramadolo Excel a euro, Aerostramadolo Crca a euro, Aerostramadolo L.F. a euro, Aerostramalina a euro, Aerosxerediena a euro, Aeroszeusiffa a euro, Aeroszivoxid, compressa rivestita a euro, Aeroszivoxid, granulato a euro, Aeroszivoxid, soluzione, uso interno, a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Zequa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Zequa durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. Negli studi animali, duloxetina non ha avuto effetti sulla fertilità maschile e gli effetti nelle femmine sono stati evidenti solo a dosi che hanno causato una tossicità materna. Gravidanza. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. L'assunzione di Zequa può associarsi a sedazione e capogiro. I pazienti devono essere avvertiti di evitare di svolgere compiti potenzialmente pericolosi come guidare veicoli o usare macchinari nel caso in cui presentino sedazione o capogiro. Effetti indesiderati. Sommario del profilo di sicurezza. Nei pazienti trattati con Zequa le reazioni avverse più comunemente segnalate sono state nausea, cefalea, secchezza della bocca, sonnolenza e capogiro. Tuttavia, la maggioranza, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono stati segnalati casi di sovradosaggio di duloxetina con dosi di 5400 mg, in monoterapia o in combinazione con altri medicinali. Si sono verificati alcuni decessi, essenzialmente in associazione al sovradosaggio di vari medicinali, ma anche con duloxetina in monoterapia ad una dose di circa 1000 mg. Segni e sintomi di sovradosaggio, con duloxetina in monoterapia o in associazione con altri medicinali, comprendevano sonnolenza, coma, sindrome serotoninergica, convulsioni, vomito e tachicardia. Non ha conosciuto un antidoto specifico per duloxetina, ma in caso di comparsa di segni e sintomi di sindrome serotoninergica può essere preso in considerazione un trattamento specifico, come quello con ciproheptadina o il controllo della temperatura. In tal caso deve essere assicurata la pervietà delle vie respiratorie. Si raccomanda un monitoraggio dei segni cardiaci e vitali, insieme con appropriate terapie di supporto e sintomatiche. Il lavaggio gastrico può essere indicato se viene effettuato poco dopo l'ingestione di duloxetina o in pazienti sintomatici.
Il carbone attivo può essere utile nel ridurre l'assorbimento. Duloxetina ha un ampio volume di distribuzione e la diuresi forzata, l'emoperfusione e la perfusione a scambio è improbabile che diano beneficio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri antidepressivi. Codice ATC. N06X21. Meccanismo d'azione. Duloxetina ha un inibitore combinato della ricaptazione di serotonina, 5-HT, e noradrenalina, NA. Duloxetina inibisce debolmente la ricaptazione della dopamina con proprietà farmacocinetiche. Duloxetina viene somministrata come singolo enantiomero ed è ampiamente metabolizzata dai sistemi enzimatici di ossidazione, CYP1A2 e il polimorfo CYP2D6, seguiti da quelli di coniugazione. La farmacocinetica di duloxetina dimostra dati preclinici di sicurezza. Duloxetina non si è rivelata genotossica in una serie di test standard e non si è rivelata cancerogena nei ratti. In studi di cancerogenesi su ratto, cellule multinucleate sono state, elenco degli eccipienti, contenuto della capsula, ipromelosa, talco, biossido di titanio, E171, copolimero acido metacrilico etilacrilato, dispersione al 30%, sodio lauril solfato e polisorbato 80, trietilcitrato, granuli di zucchero, saccarosio, involucro della capsula 30, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Zequa a base di duloxetina cloridrato sono Alicres, Cymbalta, capsula gastroresistente, Dulex, duloxetina Alter, duloxetina Aurobindo, duloxetina Egg, duloxetina Corca, duloxetina Milan, duloxetina Pensa, capsula gastroresistente, duloxetina Sandoz, duloxetina Teva, duloxetina Zentiva, e Zequa, Siloxizol. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.